Buongiorno amici, ben ritrovati sul mio canale. Dopo tanto tempo ho deciso di ritornare a fare un video perché ho aggiornato la mia postazione con tante novità e ho deciso di intraprendere anche qualche diretta su Twitch. Avevo un account che non ho usato per tantissimi anni e quindi ho deciso di rispolverarlo anche appunto perché ho una situazione completamente nuova della quale vi voglio rendere partecipe, fare una specie di recensione, impressioni di articoli che possono essere di interesse per noi sim racer. Per esempio parlo della nuova postazione che mi sono comprato, di una pedaliera nuova che mi sono comprato e di un sedile anche che vedete alle mie spalle. Quindi tra poco vi parlerò di tutto questo, spero che questo video vi possa essere utile per fare qualche scelta o per fare qualche valutazione. Una prima novità, credo che sia abbastanza evidente che salti subito all'occhio, è quella che non c'è più la ripresa laterale che ha contraddistinto tutti i miei video precedenti. Ora c'è una ripresa frontale perché mi avvalgo di una nuova camera che ho comprato recentemente, che non ha niente a che vedere col sim racing, anche se è una webcam della Elgato e si chiama Facecam, che utilizzerò anche per le mie nuove dirette su Twitch, che inquadrerà quello che faccio io oltre alla riproduzione di quello che avviene in pista. Questa nuova ripresa frontale è determinata e obbligata dal fatto che ho cambiato la postazione. La vecchia postazione di legno che avevo costruito nel 1998 per utilizzare al meglio Grand Prix Legend, dopo 25 anni di onorato servizio, è andata in pensione. Mi sono quindi deciso finalmente a passare a una postazione molto più, opportuna per questo tipo di passione che noi tutti abbiamo. Avevo paura di non abituarmi a questa nuova situazione perché gli anziani come me fanno fatica ad accettare i cambiamenti, ma sono veramente molto contento dell'upgrade che ho fatto sia per il sedile, che anche in questo caso è un passaggio epocale per me. Ho sempre avuto sedili stradali, la postazione in alluminio, e ho cambiato anche la pedaliera dopo aver avuto per diversi anni la Esinkveld Pro, della quale ero molto soddisfatto. Sono passato a una VRS. Prima di iniziare a dare una opinione, un giudizio su questi prodotti che vi ho elencato, mi preme dirvi che come anche per le recensioni precedenti, non sono prodotti che mi sono stati dati in prova dai produttori, bensì sono prodotti che io mi sono comprato e ho pagato a prezzo pieno. Di conseguenza le mie opinioni, la mia prova sarà completamente priva di qualsiasi condizionamento che poteva essere di regali, prezzi di favore o cose di questo genere. Sono prodotti che io ho pagato interamente, di cui ora mi sento libero di esprimere la mia opinione nel bene e nel male, come peraltro ho sempre fatto. Quindi comincerò a parlarvi della postazione della M-Garage, che ho scelto dopo aver dato una rapida occhiata e sentito i consigli dei miei amici. Mi sono rivolto alla persona di Marco Ricchi, scusate, per farmi consigliare la postazione che per me poteva essere la più idonea. A lui ho spiegato quali erano le mie esigenze, il mio modo di guidare, il tipo di volante, come lo tengo impostato, eccetera eccetera. Le scelte potevano essere sulla 120 oppure sulla V1 GT, che è il top di gamma di M-Garage.
Sono stato consigliato sul top di gamma, non mi sono fatto pregare più di tanto, perché se la postazione di legno mi era durata 25 anni, ho pensato che prendere la postazione migliore che c'era in catalogo sarebbe stato comunque un acquisto fatto per farlo durare a lungo, e l'impressione che ho io è che durerà molto a lungo. Montare una postazione di questo genere non è una cosa molto semplice. Io ho deciso di avvalermi del servizio di Marco Ricchi, e quindi si è offerto ovviamente un servizio a pagamento di potermela installare lui a casa mia, e insieme a lui è arrivato anche il mio amico Giorgio a darmi una mano. In realtà non è che mi abbia dato una mano, hanno fatto proprio tutto loro, come potete vedere nella fotografia. È un lavoro che necessita di diverse ore, quindi se qualcuno non ha mai avuto un'esperienza di questo genere, il mio consiglio è di verificare quelli che possono essere gli spazi, i tempi e la capacità di potersi arrangiare da solo. Io credo che il servizio di montaggio a domicilio non sia una esclusiva solo di M-Garage, ma credo che ci siano anche altri che facciano questo tipo di servizio, che personalmente, se uno se lo può permettere, io personalmente mi sono fatto convincere, perché non volevo trovarmi eventualmente in difficoltà. Quindi è un servizio del quale ho usufruito, del quale sono rimasto molto soddisfatto, oltre al fatto che anche Alessandro Mantini e Giorgio Zegretti, i miei amici, sono venuti a casa mia a darmi una mano. La postazione si presenta con la caratteristica principale, che è quella delle basi. Le basi sono alte 160 mm e larghe 40 mm, quindi parliamo di una base piuttosto generosa come dimensioni, e questa è una delle poche forse che ha questo tipo di misure. Quasi tutte, credo, io non sono esperto quindi potrebbe non essere precisa la mia informazione, stanno sui 120 mm. Questa soluzione da 160 mm permette un ancoraggio alle parati laterali, che poi sostengono il supporto volante, di avere ancora una maggiore robustezza. Perché l'attacco è più ampio, quindi non sono più bassi i bulloni che la tengono, ma sono più alti, e quindi dà ancora meno opportunità ai supporti verticali eventualmente di flettersi, e quindi dà una maggiore rigidità. Quest'altro tipo di soluzione porta a un'altra, parlando del supporto volante, porta a un'altra caratteristica molto interessante di questa postazione. È il supporto volante, che diversamente da quasi tutte le altre postazioni che hanno un supporto verticale unico, come vedete nella fotografia, qui il supporto è orizzontale, e la parte verticale del volante è una parte a sé stante, che peraltro permette l'inserimento dei più popolari volanti che ci sono sul mercato, quindi a partire dal Bodnar, che è quello che ho io, Simo Cube, VRS, Fanatec, Seamagic, insomma quasi tutti i più importanti volanti possono essere utilizzati e inseriti senza l'ausilio di nessun tipo di adattatore o di modifiche particolari o costruzioni particolari per quel tipo di volante. Questa secondo me è una cosa abbastanza importante per chi deve fare una scelta di questo genere. Un'altra caratteristica importante è il battitacco della pedaliera, che è regolabile in maniera totalmente a sé stante dal piano dove invece si attaccano i pedali, quindi si può alzare e regolare l'inclinazione senza dover regolare invece tutto il resto del supporto dei pedali. Altra situazione interessante è il supporto del mouse, che può essere in due misure, uno normale e uno XL, dove ci si può appoggiare il braccio. Io ho scelto questo perché sono un pigro e quindi mi piace appoggiare il braccio, ma una delle cose più attraenti è il supporto tastiera. Il supporto tastiera, che ha una davvero smart soluzione, una soluzione molto furba, quella di un braccio con uno snodo che permette di spostarlo sotto il volante, portarselo verso di sé e poter digitare, o spostarlo totalmente verso l'esterno per agevolare
l'entrata e l'uscita della postazione. Questa l'ho provato e come vi posso testimoniare dalle fotografie e dal video, è veramente una cosa molto utile e fatta molto bene. M-Garage è anche distributore della pedaliera VRS, pedaliera che io avevo provato a casa del mio amico Giorgio Zegretti, che molti di voi conosceranno perché è un recensore pazzesco che fa delle recensioni strepitose, secondo me tra le più belle in assoluto, compresi anche i contenuti internazionali che si trovano, come le fa lui, secondo me non le fa nessuno, e essendo io in molta confidenza con lui, molto spesso sono andato a trovarlo quando aveva delle cose nuove da provare. Io ho provato diverse pedaliere a casa sua e coincidenza una delle pedaliere con le quali mi ero trovato meglio era proprio la VRS, però essendo rimasto sempre molto soddisfatto e sempre un po' restio ai cambiamenti, come appunto la postazione di legno che è durata 25 anni, non avevo tanta voglia di provare qualcosa di nuovo e quindi ho sempre procrastinato questo tipo di decisione. Però mi ricordo che avevo provato diverse pedaliere e quella lì era una di quelle che mi ero trovato meglio. Quindi quando è arrivato Marco Ricchi a portarmi la postazione, gli ho detto portami anche una pedaliera che così la provo e se mi piace quasi quasi la prendo. Sono rimasto molto indeciso, questo ovviamente è stata un problema perché prima ho montato la Hesingveld, poi ho montato la VRS, ho detto no ma mi tengo l'HE, ma insomma sono rimasto così indeciso, poi ho detto vabbè sono nelle spese, compro anche la pedaliera. È stato un acquisto per il quale non mi sono pentito, perché questa recensione, questo video che vi sto facendo avviene dopo circa 3 settimane di utilizzo e sono veramente rimasto molto contento di questa pedaliera, che trovo molto bella sotto il punto di vista estetico, soprattutto del pedale, anche se è ancora una pedaliera diciamo vecchio stile, nel senso che non ci sono parti idrauliche, parti elettromeccaniche come alcune altre concorrenti. A me piace ancora questo tipo di stile abbastanza sobrio. Non mi fa proprio impazzire la soluzione, che peraltro è veramente invece molto utile, quella dell'acceleratore sotto il punto di vista estetico, questa molla diciamo senza nessun tipo di pistone o ritenzione che la potesse mantenere diciamo dritta, esteticamente non mi piace molto, però è molto efficace. Perché il pedale dell'acceleratore non ha nessun tipo di attrito, grazie anche ai cuscinetti che ovviamente sono nella pedale del freno, e l'acceleratore scorre come se fosse diciamo vuoto, non so se mi spiego, nel senso che non c'è proprio nessun tipo di attrito, quindi la molla va giù e si può ovviamente irrigidire a proprio piacimento. Questo acceleratore è stata una vera sorpresa, perché ho sempre ritenuto il pedale del freno come la parte più importante, però una volta che ho trovato questo acceleratore così fluido, così morbido sotto il punto di vista della dinamica, l'ho apprezzato molto. Stessa cosa vale per il freno, che molti di voi conosceranno le mie abitudini, dove io ho la necessità di avere un pedale molto duro, ed era la configurazione che avevo sulla Hesingveld, che ho riprodotto anche su questa pedaliera. E il vantaggio rispetto alla Hesingveld è che questa pedaliera non ha gli elastomeri, ma ha una vera e propria molla elicoidale molto rigida. In dotazione vengono date 2 molle, io ho preso la molla ovviamente più dura, ho impostato la pedaliera con la massima rigidità possibile, e la differenza rispetto all'HE è soprattutto il feedback nel ritorno, cioè ha una modularità quando ritorna il pedale che è superiore all'HE, e mi trovo veramente molto bene. Io avevo timore di cambiare, poi alla fine mi sono fidato e mi trovo veramente molto bene, sono veramente molto contento. Attenzione, perché questo tipo di pedaliera, che secondo me è veramente valida e fa una grande concorrenza alle altre pedaliere in commercio, e io non solo a casa di Giorgio ma le ho provate anche alla Ring, come qualcuno di voi sa, è una pedaliera che può fare concorrenza tranquillamente a pedaliere da 1000-1200 euro, e questa costa solo 549 euro, che non è un dettaglio da poco. La postazione, mi ero dimenticato di dirvi,
costa 949 euro in color nero come quella che ho comprato io, 849 euro in color alluminio. Vanno aggiunti gli accessori che nel mio caso si tratta di circa credo 200 euro, quindi non lo so, dovrei bene fare i conti perché non mi ricordo, ma ho fatto un conto tutti insieme, Marco Ricchi, perché ci sono appunto anche la soluzione delle calamite che non vi avevo fatto vedere, che mi dà l'opportunità di appoggiare nel mio caso i ventilatori in modo tale che con i bus shakers non vadano in giro per la postazione, non si muovano, e questa qui è anche questa una soluzione che ho apprezzato. Quindi i prezzi più o meno sono quelli, potete vedere queste cose ovviamente sul sito di M-Garage. Per quello che riguarda la pedaliera i dettagli li trovate anche sul sito della VRS, e tutte le cose di cui vi ho menzionato trovate qui sotto nel commento, scusate, nella descrizione, i dettagli e i link per andare a vedere tutto quello di cui vi ho parlato e di cui vi parlerò. Un'altra cosa di cui vi parlerò è questo sedile, che è il, dunque si chiama, vado a vedere perché non me lo ricordo mai a memoria, VRC-R dell'OMP. È un sedile che costa 620 euro, ma online si può trovare attorno ai 520 euro. Io sono andato a comprarlo all'OMP direttamente, che è un'azienda che è a poche decine di chilometri da Genova. Ho avuto la fortuna di trovare un modello non omologato e quindi l'ho pagato veramente poco, perché con 430 euro mi sono portato a casa questo sedile che è veramente comodo. Io per tanti anni non mi sono convertito al monoscocca perché pensavo che fossero scomodi, perché forse ogni volta che andavo a casa di qualcuno a provarlo era stretto. Io invece sono uno abbastanza robusto, alto 1,84 e non proprio magrissimo, e quindi ho detto no, io ci devo stare qua anche a fare dell'altro oltre che guidare, e quindi ho deciso sempre di utilizzare dei sedili stradali. Finalmente mi sono deciso a comprare questo, non mi sono pentito per niente perché è molto comodo, anche se ovviamente la seduta non può avere, diciamo, l'imbottitura di un sedile stradale, però ha il vantaggio che non si sfonderà mai, cosa che invece i sedili stradali dopo anni che tu li usi ovviamente hanno una flessione. In questo caso questo sedile ha due cose che mi hanno convinto a comprarlo. Uno è che lo schienale qua dietro si può rimuovere con del velcro, attaccato col velcro si può rimuovere esattamente come la seduta e lavarlo, e questo è assolutamente un vantaggio, e poi è veramente molto comodo, oltre al fatto che nel mio caso, che utilizzo i bus shakers, un sedile come questo trasmette molto più in maniera efficace le vibrazioni, quindi è un sedile che consiglio. Non mi aspettavo che esistesse una forma XL, io ci sto largo, non è che sono così largo io da potermi sentire ristretto, ma più che altro per avere un comfort, visto che nella mia postazione io non ci guido e basta, ma volevo essere un po' più comodo. Quindi anche questa è una soluzione che consiglio a chi ha un minimo di, diciamo, di dubbio. È una soluzione che consiglio senza riserve. Come vi dicevo in precedenza, ho sempre usato dei sedili stradali, e anche all'inizio di questo progetto del mio cambiamento era in programma un altro sedile stradale. Avevo mandato in pensione il vecchio Design 2 di OMP, avevo fatto la scelta su Sparco, su questo prodotto R333, che potete vedere qua in fotografia. L'ho comprato, mi sembrava fatto abbastanza bene per quello che riguardava le caratteristiche e l'aspetto. Una volta che l'ho montato mi sono accorto che era scomodissimo, e le plastiche brutte, molto approssimative nel loro assemblaggio, e le leve che comandano la regolazione dello schienale erano molto lasche, e quindi alla minima vibrazione facevano un baccano infernale. Dopo
una prova di mezz'ora, ho chiamato Amazon e l'ho restituito immediatamente. Quindi se vi capita di imbattervi in questo tipo di sedile e la vostra scelta è un sedile stradale, statene assolutamente alla larga, perché è un sedile che di listino costa più di 500 euro ed è veramente deludente visto il marchio e il blasone che ha a sparco. Quindi bruttissimo sedile, scomodo e mal assemblato, bocciatissimo. Bene ragazzi, il video sta per concludersi, giusto il tempo dei saluti. Spero che queste informazioni possano essere utili a qualcuno. Se avete delle domande e io dovessi avere la risposta, sarò ben lieto di fornirvela. Fatemi pure le domande qui nei commenti su YouTube qui sotto, oppure scrivetemi su Facebook sul gruppo di iRacing Italia o dove volete, insomma, tanto sapete eventualmente dove trovarmi. Se volete seguire le mie dirette, dovrei correre lunedì sera nel campionato per appelle con la GT3, altrimenti se non ci vediamo su Twitch spero di vedervi in pista. Mi raccomando, aprite il gas e mi raccomando, sempre duri ma sempre corretti. Gas a tutti, ci vediamo al prossimo, ciao! Mi sono creato un account, anzi vabbè, rifo. La postazione di legno è andata in pensione dopo 25... Ma l'avevo detto o no? Boh.